Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e come appunto vedete utilizzeremo questo mazzo del Divine Masculine o i tarocchi della porta del Sacro Giardino. Allora, voi sapete che questo mazzo ha un taglio fortemente maschile, dunque andremo ad indagare qualcosa su chi? Sul vostro compagno, sul vostro uomo, sul vostro marito. Io ovviamente scrivo sempre genericamente marito, ma ovviamente in realtà si sta parlando di compagno ufficiale, che poi sia un marito piuttosto che un fidanzato, piuttosto che un convivente, poco importa. Cosa vogliamo sapere di quest'uomo? Che tipo di rapporto ha con l'altra, con la sua, tra virgolette, amante? Prestatemi il termine, anche se non mi piace molto questo termine. Comunque, voi sapete, avete quasi la certezza che il vostro uomo ha un'altra donna, frequenta un'altra donna, vede un'altra donna, è attratto da un'altra donna, comunque ha in testa un'altra donna che non siete voi. Vogliamo appunto sapere che cosa lui vede di bello in questa donna, cosa invece non gli piace della situazione, che cosa ha nel cuore. Vogliamo cercare di capire qual è la situazione del momento presente tra voi due, cioè lui cosa pensa di voi in questo momento, del rapporto con voi, come sta vivendo il rapporto con voi che siete la sua compagna ufficiale. E vogliamo cercare di capire come eventualmente poter gestire il futuro e ovviamente il futuro. Quindi utilizzerò il mio solito metodo degli 8 arcani o 7+1, come appunto dico sempre io, e cerchiamo di andare un po' a capire quest'uomo che relazione ha con l'altra e che relazione ha ad oggi con voi. E soprattutto appunto come andrà a finire tra lui e l'altra, se prenderà delle decisioni. Cerchiamo di capire. Quindi parliamo di un uomo che ha un'altra donna, comunque voi ne avete diciamo praticamente la certezza, o perché avete scoperto chiaramente qualcosa di decisamente compromettente, oppure perché in qualche modo avete un forte sospetto, il vostro intuito vi dice che c'è qualcun altro nella vita di quest'uomo. Allora, ok, adesso ve le sistemo come sempre, in modo che potete vederle bene nella videocamera. Allora, ok, allora partiamo dalla posizione del presente, ossia appunto questa posizione, cioè che rapporto c'è ad oggi tra voi e il vostro compagno, a prescindere dall'altra. Analizziamo il rapporto tra voi e il vostro compagno. Allora, in questo caso abbiamo il Cavaliere di Spade. Allora, il vostro compagno non è del tutto sincero,
È una persona, direi quasi iperlogica. È una persona che pensa tanto, molto razionale, che tende a voler avere un po' tutto sotto controllo, ma è una persona molto furba ed è una persona anche molto intelligente. Ma come è tipico del Cavaliere di Spade, utilizza spesso questa sua intelligenza per, diciamo, attaccare gli altri, per, non dico far del male, però in qualche modo riuscire ad ottenere lui del beneficio da qualsiasi situazione e poi in qualche modo poco importarsene degli altri. La caratteristica dei personaggi di spade è la quasi totalità di mancanza di empatia. Quindi non è una persona che si mette nei panni degli altri, tanto più nei vostri. Notate che infatti ha una bella spada che sembra lì pronta, in attesa per essere usata. Allora, è una persona che con le parole, come appunto è tipico tra l'altro dei personaggi di spade, ci sa fare tanto. Quindi è una persona che facilmente, tra virgolette, riesce un po' ad intortare chi ha attorno a sé. Cioè, ragazze, parliamoci chiaro, questo compagno che voi avete, in qualche modo, quando ve le racconta bene. Che poi voi ora siate in questa stesa perché avete dei sospetti o avete scoperto qualcosa, è perché è un essere umano, quindi non è chiaramente infallibile. Però è comunque una persona che con le parole ci sa fare. Ma è anche una persona che quando vuole sa diventare cattiva, perché il Cavaliere di Spade rappresenta a volte un individuo che ha la lingua un po' lunga, una persona a volte un po' irascibile, o comunque in questo preciso momento è una persona particolarmente nervosa, è una persona particolarmente insoddisfatta ed è una persona che in questo momento a livello emotivo e sentimentale non riesce ad aprirsi. Non è vero che i personaggi di spade non hanno sentimenti, ce li hanno perché il cuore ce l'abbiamo tutti, ma ce l'hanno un po' ingabbiato. Quindi è come se in questo momento questa persona avesse appunto, guardate, lo sguardo altrove e in qualche modo fosse distratto da altri pensieri che però, essendomi venuti di spade, in qualche modo possono comunque anche preoccuparlo. Quindi potrebbe essere una persona preoccupata anche per una condizione professionale oppure appunto economico-finanziaria. Quindi è sicuramente una persona capace di ovviamente mentire. Le carte di spade rappresentano sicuramente la persona che mente e lo fa, vi ripeto, per un proprio tornaconto, perché c'è un qualcosa che gli interessa particolarmente. Inoltre, il Cavaliere di Spade, come appunto un po' tutti i personaggi di spade, tende molto ad osservare, quindi sta osservando la situazione con voi e sta osservando anche la situazione dall'altra parte. Quindi molto probabilmente o si scrivono sui social o su WhatsApp, Telegram, eccetera. Comunque lui ha dei contatti con questa persona e la tiene d'occhio su social, fotoprofilo, stato, eccetera. Quindi comunque è una persona che tende molto a spiare da lontano e lo fa sia con voi, per quanto riguarda in qualche modo il vostro rapporto, ma sia anche dall'altra parte. Inoltre, un'altra caratteristica del Cavaliere di Spade è quella del rivale. Cioè lui potrebbe in qualche modo pensare di avere un rivale sia nella storia con voi che in quella con l'altra donna, perché generalmente il Cavaliere di Spade è molto paranoico.
ha un po' di manie di persecuzione, vede nemici e rivali ovunque. Quindi in qualche modo questa persona potrebbe pensare che voi abbiate qualcun altro, oppure che anche l'altra donna abbia qualcun altro nel frattempo che lui è con voi. È una persona molto sospettosa, proprio perché evidentemente pensa che gli altri agiscano come lui, con sotterfugi, chiaro. Nel caso in cui, ragazze, voi abbiate a vostra volta un'altra persona, attenzione, perché quest'uomo vi osserva. Potrebbe quindi venire a scoprire qualcosa eventualmente sull'altro uomo che voi state frequentando. Ovviamente, essendomi una carta importante, poiché è la prima carta di apertura della stesa, è chiaro che una carta di spade mi rappresenta un'energia sicuramente non positiva. Vi ripeto, è una persona che vive di ansie, di preoccupazioni, anche se non lo dimostra. È una persona inquieta e irrequieta, che non si fida del prossimo e che perciò tende ad usare dei mezzucci poco puliti in qualche modo per avvicinarsi agli altri, per comunicare con gli altri. Lo fa spesso in maniera anche un po' infantile. Questo non è un re, è un cavaliere, quindi non ha ancora una piena maturità. Vediamo che cosa però lui vede di bello nell'altra donna. Il 9 di pentacoli, il 9 di denari. Allora, questa donna è sicuramente una donna benestante da un punto di vista economico, oppure è una donna autonoma, è una donna indipendente che ha un proprio lavoro. Vi ripeto, potrebbe avere anche appunto un conto in banca abbastanza pingue. La vede una donna libera, ma non soltanto da un punto di vista pratico, cioè che non ha un compagno, ma la vede anche una donna libera nel senso di liberale, cioè una donna in grado di comprendere molto le situazioni altrui, proprio perché in qualche modo ha lei la sua vita e non dico che se ne frega, però in qualche modo è una donna che non sta a mettergli troppi paletti. Ragazze, vi dirò probabilmente un qualcosa che magari non vi farà piacere, però è giusto essere sincere. Non è lei a cercare lui con questo 9 di denari, è il contrario. Vi ripeto, lei si fa molto appunto i fatti suoi. Vi ripeto, è una donna molto probabilmente libera, o comunque se ha un rapporto in essere, un rapporto fortemente sfilacciato, dove riesce tranquillamente a ritagliarsi degli spazi del tutto personali, perché il 9 di denari rappresenta la donna single o l'uomo single. Quindi è una donna che sinceramente a lui non dà nessuna preoccupazione, non gli dà pensieri, perché la vede innanzitutto stabile, parliamo di pentacoli, ma la vede anche una donna appunto che in qualche modo si è fatta da sola, che sta continuando a gestire in autonomia la propria vita con forza e con coraggio. Ovviamente prova anche dell'attrazione fisica importante per lei, perché parliamo chiaramente di 9 di pentacoli. I pentacoli rappresentano la materialità. Ma in qualche modo quello che a lui piace di questa donna è proprio il fatto che lei non gli sta addosso. Con questo 9 di pentacoli sembra quasi che lei addirittura scappi da lui. Lei si nega a lui, ai suoi giri, alla sua vita. E questo in qualche modo, e questo lo fa impazzire. Perché è come se lui si sentisse di fronte ad una preda da cacciare. Mentre con voi noto delle grandi preoccupazioni, vi ripeto, o da un punto di vista professionale, economico, finanziario,
con lei si sente appunto libero. Guardate come sono completamente diverse queste due ambientazioni. Qui abbiamo una situazione di totale serenità, di amenità. Questa persona che sta quasi riposando in una sorta di benessere ambientale non indifferente. Sa inoltre che è una donna molto ammirata, è una donna ricercata. I 9 rappresentano in numerologia un'abbondanza importante, quindi è una donna che potrebbe essere molto corteggiata anche da altre persone. Guardate quanti animali ci sono attorno a questo giovane. È una donna quindi molto ricercata, molto desiderata e probabilmente anche molto avvenente da un punto di vista estetico. Guardate appunto questo pavone, quindi è una donna veramente bella, che però, vi ripeto, non mi dà proprio l'impressione che sia lei a cercare lui, assolutamente. Essendomi venuta una carta di grado 9, questo vostro compagno potrebbe vedere in questa donna un momento importante per poter ricominciare, perché i 9 rappresentano comunque quasi la chiusura di un ciclo per poter ricominciarne un altro. So che sicuramente queste cose non vi faranno piacere, a parte che poi dobbiamo vedere tutta la stesa, però è importante, come appunto vi dicevo all'inizio, analizzare la situazione per cercare di capire che cosa c'è fra di loro e quindi che cosa aspettarvi. Perché ragazze, anche voi avete bisogno e diritto alla felicità, soprattutto in un momento come questo in cui avete praticamente la certezza o avete scoperto che il vostro compagno ha un'altra donna. Quindi vi ripeto, anche se in qualche modo ci sono delle informazioni che mi rendo conto possano ferire, io per onestà ovviamente interpretativa ve le devo dare, ma è anche un modo per potervi aiutare ad una maggiore riflessione. Perché, vi ripeto, nulla è scritto nella pietra. Il destino è nelle nostre mani. Quindi qualche informazione in più può comunque aiutarvi eventualmente per cercare di sistemare ciò che eventualmente ancora si può sistemare. Vediamo che cosa ha lui nel cuore. Un altro 9, il 9 di coppe. Allora, vi ripeto, in questo caso qui parliamo di abbondanza. Quindi, guardate quest'uomo com'è in qualche modo robusto, fisicamente robusto. Parliamo di coppe però, proprio nella posizione del cuore. Quest'uomo si sente molto preso da questa donna, preso anche sentimentalmente, quindi non soltanto fisicamente, come vi dicevo prima con il 9 di pentacoli. E vi ripeto, motivo per cui appunto lui la tiene d'occhio, proprio perché vi ribadisco il concetto dell'abbondanza. Questa donna potrebbe essere molto corteggiata anche da altri uomini. E la cosa lo infastidisce, perché il Cavaliere di Spade, come tutti i personaggi di spade, è una persona comunque gelosa, ma lo è anche di voi, perché questa era la posizione che riguardava anche la vostra storia. Quindi è una persona molto possessiva, al di là di quello che possa far vedere o capire. Comunque quest'uomo effettivamente, ragazze, purtroppo, come vi dicevo anche prima, ha una progettualità con questa donna, o comunque spesso sogna ad occhi aperti e la vede come una donna che potrebbe appunto farlo ricominciare da capo. Chiusura di un ciclo per aprirne un altro. È una persona che vede questa donna come un traguardo. Evidentemente questa donna gli è sempre piaciuta. È una donna
che vi ripeto, è come se, riuscendo a conquistarla, lui si senta più uomo, più forte, più virile, più coraggioso. È come se, riuscendo a conquistare questa donna, la sua autostima salisse veramente in alto. Molto probabilmente perché la vede distaccata, perché vede in questa donna qualcosa che gli sfugge, che lui non riesce a prendere, ad afferrare, mentre magari voi vi vede lì. Molto spesso, ragazze, gli uomini si annoiano, si stancano, proprio perché nel momento in cui hanno un qualcosa poi vanno alla ricerca di un qualcos'altro per sentirsene gratificati. Quindi è come se il riuscire ad avere questa donna dia lustro quasi alla sua persona. E molto spesso, quando parlano, si vedono, lui si sente sereno. Ve lo dicevo, ragazze, rispetto per esempio all'ambiente molto pesante, casalingo, che lui comunque ha con voi. Quando è con lei si sente spensierato, come se potesse in quel momento non pensare ad altro. Vediamo però che cosa c'è che non va nel rapporto con quest'altra donna. Il paggio di bastoni. Allora, i paggi rappresentano, voi lo sapete, delle comunicazioni, rappresentano dei contatti. Quindi queste due persone non riescono a sentirsi come vorrebbero. Quindi evidentemente questa persona è molto attenta, ma ve l'ho detto che il vostro compagno è molto furbo, è molto attento e vuole assolutamente evitare di essere visto o beccato da voi, o comunque beccato di nuovo da voi. È una persona che non riesce a parlare con questa donna tanto quanto vorrebbe. Ci sono poche comunicazioni fra di loro e quando ci sono molto veloci, a volte anche un po' confuse, perché i paggi in accezione negativa rappresentano comunque delle difficoltà proprio nell'organizzazione. Essendo addirittura un paggio di bastoni, abbiamo delle difficoltà organizzative abbastanza importanti, quindi fanno fatica ad incontrarsi, fanno fatica a vedersi e fanno fatica anche semplicemente a sentirsi o a mettersi d'accordo. Inoltre i paggi rappresentano anche la superficialità di un rapporto. Quindi quest'uomo, ovviamente, come tipico del suo carattere, lo abbiamo detto prima con il Cavaliere di Spade, diffida di questa donna, perché teme che appunto lei, essendo così autonoma, indipendente, bella e probabilmente corteggiata, potrebbe tradirlo e quindi non provare per lui gli stessi sentimenti che invece lui sente per lei. Quindi non si fida di questa donna. A volte la vede un po' superficiale. I paggi rappresentano persone giovani, alle prime armi, che non hanno da un punto di vista sentimentale una grande maturità. Quindi non vorrebbe buttarsi allo sbaraglio, diciamo, con questa donna, proprio perché teme che sia un fuoco di paglia, bastoni. Non si fida di lei e ovviamente la conosce ancora poco, perché è un paggio. Quindi anche, ad esempio, se lui frequenta questa donna o si conoscono magari anche da mesi o da anni, sente di non conoscerla abbastanza, motivo per cui appunto lui non si fida. Il paggio, vi ho detto, che rappresenta a livello anagrafico una donna o un uomo comunque giovane di età, quindi potrebbe essere che questa donna sia molto più giovane del vostro compagno e questa sia una situazione che lo spaventa molto, proprio perché teme che questa donna ed il legame con questa donna non possa durare,
perché la vede appunto molto giovanile, molto spensierata, molto fresca e soprattutto appetibile per altri uomini. Vediamo l'ambiente che circonda il vostro compagno, in qualche modo se è galeotto o meno. La forza, allora, qui ci sono sicuramente delle persone che lo aiutano da forza, non da un punto di vista ovviamente fisico, ma da un punto di vista mentale all'azione. Ci sono delle persone che evidentemente sanno che lui ha questo amore, questa passione, ha preso questa sbandata per quest'altra donna e lo invogliano a provarci. La carta della forza rappresenta un mentale che vince sugli ostacoli. Quindi è come se in qualche modo queste persone lo aiutassero, per esempio nel momento in cui lui deve scriverle, o magari gli danno delle dritte su che tipologia di menzogna raccontare, lo coprono e comunque non sono persone che ostacolano questa situazione, assolutamente no. La forza rappresenta il fuoco, quindi sono persone che in qualche modo potrebbero anche spesso parlargli di lei o ricordargliela. Possono essere appunto persone che in qualche modo lo spingono a conoscerla meglio, a parlarle. Non ad agire in maniera impudica però, ragazze, non a tradire voi, Non sono persone, attenzione, nemiche a voi, assolutamente no. La forza rappresenta anche la lealtà, l'onestà e la fedeltà. Quindi sono persone che lo spingono, vi ripeto, a decidere, a capire veramente cosa vuole dalla vita quest'uomo, a conoscere bene quest'altra ragazza in modo evidentemente da togliersi ogni dubbio e in modo da decidere poi che tipologia di strada intraprendere, e con lei e con voi. Ma vi ripeto, non sono persone nemiche, nemmeno a voi. Stanno cercando di farlo un po' ragionare, aiutandolo. Vediamo il filo rosso che lega quest'uomo a questa donna. Che tipologia di rapporto c'è effettivamente tra di loro? Allora, il 10 di spade. Questa è una persona che ha un profondo desiderio, ragazze, ve l'ho detto fino adesso con tutti questi 9. È una persona che ha voglia di cambiare vita, ma vi ripeto, non ce l'ha con voi. Il problema non siete voi. Non siete ancora mai venute nella stesa. Questa persona si sente, guardate, distrutta, uccisa da dei pesi enormi che veramente gli stanno sconquassando il corpo e l'anima. Questa è una persona che non ne può più, vi ripeto, probabilmente anche di situazioni del passato che lo hanno appesantito molto. È una persona che teme molto l'abbandono, è una persona che teme molto il tradimento e che si sente tradita, pensa di essere stata tradita. O da lei, vi ripeto, perché di fatti la controlla, oppure anche da voi. Ragazze, io non so, questo ve lo dicevo già dall'inizio con questo cavaliere di spade, se voi abbiate qualcun altro. Ma nel caso in cui voi lo abbiate, questo vostro compagno ha il forte sospetto che ovviamente voi lo stiate tradendo anche già da molto tempo con un'altra persona. Quindi ha attraversato un periodo della sua vita in cui la sua autostima è praticamente crollata a picco. Ecco perché con questa donna ora si sente, tra virgolette, ringalluzzito, perché è chiaro che
Guardate che figura dolorante, triste, quasi mortifera. Questa ragazza rappresenta veramente una boccata d'aria, una piccola speranza, un lumicino acceso verso un futuro migliore, perché questa persona si sente veramente stanca. Vi ripeto, è una persona che interiormente non sta bene, il vostro compagno, È una persona triste. È una persona che potrebbe avere anche degli sfoghi psicosomatici in riferimento a tutta questa situazione. È una persona che non sta vivendo per niente bene questa situazione. È vero, è un gran furbetto. È vero, vuole ottenere il massimo per se stesso. È vero, vi sta tradendo. Ma vi posso assicurare che non è felice. Il 10 di spade è una delle carte peggiori, che rappresenta sensi di colpa, rimorsi, rimpianti, vi ripeto, paure abbandoniche. È una persona completamente in una situazione di impasse, per cui non riesce a scegliere, vorrebbe in qualche modo prendere una decisione, chiudere questo benedetto ciclo, ma fa un'enorme fatica perché sente dei pesi molto grandi sulle sue spalle. Io non so se voi abbiate dei figli con questa persona, nel caso li abbiate, sono un elemento di grande dolore per lui. Guardate come penzola questa figura, quindi a volte vorrebbe cambiare, andare via, a volte invece ritorna sui suoi passi, ma non sta godendo nel rapporto con questa donna, nel senso che non è felice di tradirvi, proprio perché lui per primo si sente tradito, o da lei, o da voi, o anche dalla vita, che evidentemente non lo ha aiutato e non lo sta aiutando dal suo punto di vista. Ragazzi, mi fosse venuto un 3 di coppe in questa posizione, nella posizione del 10 di spade, vi avrei detto, però, insomma, questo vostro compagno è proprio uno bip, perché se la sta godendo, è felice, anzi tiene volentieri i piedi in due scarpe. In questo caso assolutamente no, non è felice, fa anche fatica a dormire la notte, vi ripeto, è una persona ansiosa, preoccupata, è una persona che ha anche un cattivo riposo, che fa degli incubi, non è una persona serena. Diventa triste quando è lontano da lei, quando non la può vedere, non la può sentire. Vi lo dicevo con questo paggio di bastoni in accezione negativa, che fanno fatica a sentirsi e a vedersi, ma nello stesso tempo non sa ovviamente stare neanche lontano da voi. È una persona molto complicata, questo vostro compagno, obiettivamente. Ecco perché a questo punto la forza per quanto riguarda l'entourage che lo circonda, questi amici, questi colleghi, anche parenti, fratelli, che sanno evidentemente dell'altra donna e che cercano di aiutarlo, di dargli forza, di dargli coraggio, perché lui sembra quasi che non ne abbia. Sembra scarica questa persona. Troppi pensieri negativi comunque. Vi ripeto, il classico iperlogico che continua a pensare, a pensare, a pensare, però poi non agisce. Chi pensa troppo, ragazzi, non può agire. Rimane fermo e penzola. Allora, vediamo a questo punto però cosa vi viene consigliato. Vediamo un po'. Ragazzi, il 6 di spade. Vabbè, chi mi segue da tanto tempo lo sa, il 6 di spade rappresenta l'allontanarsi da una situazione pesante. Guardate un po' cosa stanno facendo queste persone. Si stanno allontanando verso, ovviamente, guardate, una situazione molto più amena, delle rive decisamente più tranquille, dove poter appunto vivere in totale serenità. Guardate, qui ci sono delle nuvole e un orizzonte che gli aspetta sicuramente molto più appunto sereno, liberandosi, guardate, queste tre figure sono nude, quindi liberandosi da tutte quelle che sono delle imposizioni, delle catene e soprattutto dal passato, perché i 6
a livello numerologico rappresentano appunto il passato. Un passato che ritorna, ma non in maniera positiva come il 6 di coppe. In questo caso abbiamo un 6 di spade, è un passato che vi tiene troppo legate, ferme ad uno status quo e che però in qualche modo non vi aiuta e non aiuta proprio voi ad evolvere. Ragazze, nel caso in cui voi abbiate un'altra persona, cercate chiaramente di approfondire la conoscenza con quest'altra persona, pensando che molto probabilmente il rapporto con il vostro compagno deve essere messo in stand-by. Il 6 di spade non è un chiudere completamente, è un allontanarsi momentaneo, proprio perché evidentemente la situazione sta diventando troppo pesante. Perché abbiamo un cavaliere di spade in apertura, ve lo dicevo, un'energia chiaramente abbastanza forte in negativo fra di voi. Dunque gli arcani non potevano darvi consiglio migliore. Vi stanno chiedendo di allontanarvi mentalmente, fisicamente da questa situazione. Perché evidentemente in questo caso c'è poco da fare. Vi dicevo che il vostro compagno è una persona molto confusa. È una persona che ha delle problematiche interiori che deve risolvere chiaramente da solo o con l'aiuto di un esperto eventualmente. O anche appunto di queste persone, di questi amici, di questi parenti. Ma per quanto riguarda voi dovete pensare a voi stesse, ragazzi, è un invito anche un po' all'egoismo. Io mi immagino il carico di dolore che voi abbiate di fronte all'aver scoperto che il vostro compagno ha un'altra donna o nel momento in cui anche avete un forte sospetto che lui ce l'abbia. E vi chiedo, è il caso di continuare a soffrire? O forse avete anche voi bisogno di ricominciare un ciclo nuovo e non solo lui? È chiaro che nel caso in cui abbiate anche dei figli è una preoccupazione importante e lecita. È chiaro che il percorso che vi aspetta può essere molto lungo, ma le carte vi stanno invitando a riflettere molto bene, perché si può essere comunque degli ottimi genitori, anche comunque da separati, piuttosto che magari far vivere i propri figli in un clima così pesante. E questo ve lo dico non solo da donna o da tarologa, ma anche da psicopedagogista, che è appunto il mio effettivo lavoro, la mia professione. Un errore che spesso si compie è: i bambini non se ne accorgono. Assolutamente non è così. Quindi pensate veramente a questo orizzonte, guardate veramente quello che potrebbe aspettarvi, cercate anche voi la vostra felicità, proprio come lui sta cercando la sua e lo ha fatto alle vostre spalle. Cercate la vostra felicità. Vediamo però a questo punto perché questo consiglio, cosa accadrà tra lui e questa ragazza, o comunque in generale con voi. Qui abbiamo l'appeso. Allora, quest'uomo, guardate tra l'altro come sono similari, guardate queste due rappresentazioni, direi piuttosto simili, Allora, quest'uomo si prenderà del tempo per pensare, del tempo per riflettere. L'appeso rappresenta un momento di stand-by molto importante, che però precede quale arcano? L'arcano senza nome, la morte, quindi il cambiamento. Il vostro compagno è arrivato ad un momento di svolta, ragazze, della sua vita. Il vostro compagno è arrivato in un momento in cui ora si sta fermando a pensare come, cosa, quando e dove. Ma è una persona in procinto di scegliere, è una persona in procinto di decidere, è una persona
che sa che dovrà ancora per un piccolo lasso di tempo compiere dei sacrifici per poi riuscire appunto ad arrivare ad un nuovo ciclo, quel ciclo che lui stava tanto aspettando. L'appeso io lo paragono spesso a una carta delle Lenormand, cioè le nuvole, quindi sono degli ostacoli momentanei che ci saranno tra lui e questa ragazza, questa donna, che però poi ovviamente andranno a risolversi, perché l'appeso rappresenta, vi ripeto, un momento di stand-by, rappresenta delle difficoltà, degli ostacoli, ma solo temporanei, utili per vedersi dentro. Poi che cosa accadrà? Qual è la caratteristica primaria dell'appeso? Essere a testa in giù, cioè il vedere le cose da un'altra prospettiva. Quest'uomo finalmente riuscirà a capire qual è il percorso che fa bene a lui, come poterlo realizzare, e inizierà a vedere le cose appunto da un'altra prospettiva, liberandosi da tutti quei vincoli mentali, perché sono prevalentemente mentali, che fino ad ora lo hanno tenuto in questa situazione appunto di stallo e soprattutto di tradimento. Quindi sì, questa persona sceglierà, ma c'è ancora un momento, ancora purtroppo, per cui questa persona continuerà a penzolare da una parte e dall'altra, quindi un po' verso di voi e un po' verso di lei. Poi finalmente questa persona riuscirà a sciogliere ogni dubbio e ogni nodo, e quindi ci sarà finalmente la chiusura di un ciclo e l'apertura del ciclo nuovo successivo. Vi dico però che questo momento di attesa, quindi questo appeso, è proficuo, ve l'ho anche già detto, perché rappresenta un guardarsi dentro, cioè il vostro compagno finalmente veramente capirà che cosa vuole, capirà veramente come fare a costruire eventualmente un nuovo futuro con un'altra persona e soprattutto come gestire il rapporto con voi. Quindi evidentemente con questa donna faranno un po' fatica, come vi dicevo anche già prima, nel sentirsi e nel vedersi, ma poi ci sarà il superamento dei problemi, cioè è un'attesa positiva. In questo momento sa che deve ancora sacrificarsi e in qualche modo sforzarsi nello starle lontano. Sa che è necessaria ancora una pausa, ma sa che è assolutamente necessaria. Questa persona però, ragazze, nel momento in cui deciderà e sceglierà, non si farà condizionare da nulla e agirà in maniera totalmente nuova, probabilmente come se voi vi troviate di fronte ad un uomo nuovo. Agirà quasi in maniera da anticonformista, ma proprio perché evidentemente questa situazione transitoria di stallo lo porterà, vi ripeto, a vedere le cose in un'altra maniera, quindi a volerle gestire in un altro modo. Quindi fra di loro sì, ci sarà magari momentaneamente appunto un momento di ancora ostacoli e sacrifici di stallo, ma la situazione poi andrà a migliorare. Ecco perché ora capisco il consiglio degli arcani di allontanarvi da questa situazione e quindi in qualche modo di cercare anche voi la vostra felicità, il vostro orizzonte positivo, proprio come farà lui. Ci sarà un'importante inversione di valori e di prospettive, quindi questa persona, vi ripeto, abbandonerà schemi rigidi e convenzioni che fino ad ora gli hanno impedito di essere felice. E molto probabilmente ci sarà un periodo della vita di quest'uomo anche più flessibile da un punto di vista professionale in quanto a orari, quindi evidentemente riusciranno a sentirsi e a vedersi anche di più. Quindi se ora scelte e progetti vengono rinviati perché necessita ancora di attesa e di prudenza, perché la loro situazione nascosta rimarrà ancora tale per un po', poi però attenzione che arriverà il momento, il giorno in cui questa persona
ma con un passaggio obbligato, ragazze, è una prova necessaria. Questa persona dovrà venire da voi e in qualche modo decidere e spiegarvi finalmente a chiare lettere qual è la sua decisione in merito ovviamente a voi. Quindi questa persona sceglierà assolutamente sì, ma è una trasformazione lenta, è una trasformazione interiore. La situazione attuale comunque fra lui e questa donna, così come sta adesso, è destinata a capovolgersi completamente. Quindi ci saranno dei mutamenti radicali e delle svolte decisive importanti. Quindi vi ripeto, o grazie proprio ad una riflessione interiore, oppure anche grazie a fattori esterni, come vi dicevo prima, ad un evento straordinario che li rimetterà di nuovo in contatto, per cui queste due persone arricchiranno la loro conoscenza ed il loro rapporto. È un po' la situazione, diciamo, intermedia che porta appunto un periodo di attesa fino a che poi chiaramente si abbia l'evento più importante, decisivo. Quindi in questo momento tra di loro la situazione rimane ancora nebulosa, ancora sacrificata, devono fare rinunce, ma la situazione è comunque destinata a capovolgersi. Quindi, da un punto di vista sentimentale, il loro rapporto per ora rimarrà segreto, o comunque lui vuole ancora mantenerlo segreto. Il rapporto tra lui e questa donna rimarrà segreto, un rapporto romantico, un rapporto più spirituale, direi quasi anche un sentimento più platonico, che non lascerà molto spazio a esperienze fisiche, quindi molto probabilmente non ci saranno grossi rapporti sessuali tra lui e questa donna, ma è una situazione transitoria, perché l'unione a cui aspira quest'uomo, e ve lo dicevo anche prima, si rivelerà sicuramente molto importante, duratura e felice, proprio perché ovviamente, come vi dicevo appunto poco fa, nasce da una grande attesa, da tanta pazienza. La carta dell'appeso ha come definizione classica il temporaneo allontanamento, la temporanea separazione dal proprio partner in vista di un futuro felice insieme. Quindi è come se comunque, stando lontano da lei, in questo modo, lui riuscisse a riflettere meglio e a maturare. Questi sacrifici, comunque, tra di loro avranno un significato e hanno un significato, che è quello di portare al cambiamento questa persona. L'appeso rappresenta anche la liberazione da delle situazioni appunto che lo tenevano legato. È difficile che quest'uomo si allontani da questa donna, perché l'appeso rappresenta proprio un'unione forse proprio più duratura, proprio perché non vissuta del tutto, solo sognata e tanto desiderata. Quindi momentaneamente fra di loro ci sarà ancora molta prudenza, ci sarà una situazione ancora un po' nebulosa, si sentiranno poco, si vedranno pochissimo e probabilmente non avranno neanche rapporti fisici. Ma è tutto in attesa di profondi cambiamenti, anche se vi ripeto non immediati, perché comunque le tempistiche effettivamente dell'appeso sono, diciamo, mediane, 2, 3, 4 mesi circa. Quindi obiettivamente tra di loro ci saranno ancora delle difficoltà, ma in attesa di un reale cambiamento, che poi sarà definitivo e radicale. Ecco perché appunto il 6 di spade, proprio perché, ragazze, vi dicevo che è giusto che anche voi riusciate a trovare finalmente la vostra felicità,
perché ve lo meritate, esattamente come lui troverà la sua felicità. Cercate anche voi di approfittare di questo momento probabilmente suo di pausa, che lui si prenderà non solo nel rapporto con la ragazza, ma anche nel rapporto evidentemente con voi, con l'esterno, con tutto ciò che lo circonda. È una persona che rifletterà molto prossimamente. Fatelo anche voi, per cercare di capire veramente che cosa a voi fa bene, perché vi ripeto che il nuovo orizzonte spetta anche a voi. In bocca al lupo.